Ci siamo molte volte soffermati a studiare complessi piramidali nel mondo, dalle Maldive alle Canarie, dalle Mauritius alle Azzorre, fin alle più note piramidi egiziane o mesopotamiche, ma mai ci saremmo immaginati di poterle trovare dietro l'angolo di casa nostra, in Sicilia, dove sono note con il nome di Torrette dell'Etna o Turritti in siciliano. Questa terra meravigliosa è la maggiore isola del Mediterraneo, con 26.000 km² e la presenza umana nei suoi territori è documentata da tempi estremamente antichi, risalendo alla fine del Pleistocene. Nelle grotte dell'isola, come ad esempio nelle caverne della Daura vicino a Palermo e nelle isole Egadi, si trovano disegni risalenti tra il 6.000 e l'8.000 a.C. Vi si trovano anche molte tracce risalenti al Paleolitico superiore. Nell'isola furono ambientati anche diversi episodi della mitologia greca e romana. Il patrimonio archeologico ancora oggi presente è di immensa ricchezza e diversità, ma nascoste tra templi e siti archeologici, le sue piramidi rimangono del tutto sconosciute. La nostra indagine parte dalle comunità agricole dette primitive che si stabilirono nel Mar Egeo intorno al 6.000 a.C. Si è sostenuto a lungo che questa regione fosse rimasta arretrata rispetto alle punte di progresso che erano costituite dall'Egitto e dalla Mesopotamia. Credo invece che la realtà possa essere più ricca di sfumature e ancora tutta da scoprire. Omero nell'Odissea chiamava la Sicilia Sicania, nei testi classici troviamo anche il nome Sichelia e menziona diverse montagne sicane nei suoi scritti. Uno dei tre popoli più antichi dell'isola si chiamava Sicani o Sicanoi e sembrano risalire tra il 3000 e il 1600 a.C., considerando anche il periodo proto-sicano quando diversi influssi provenienti dal Mediterraneo si mescolarono con queste popolazioni durante il Neolitico, nella parte centrale e occidentale dell'isola. Molte delle nostre conoscenze sugli abitanti più antichi della Sicilia provengono dalla letteratura greca e da scrittori come Diodoro Siculo. Ancora oggi però conosciamo davvero molto poco sui Sicani. Di loro parlò lo storico greco Tucidide, padre della storia scientifica e del realismo politico. Tucidide li descriveva come una tribù proveniente dall'Iberia, l'odierna Spagna. Solo Timeo, riportato da Diodoro, indica i Sicani come una popolazione autoctona, mentre Pausania il Periegeta, una fonte indipendente da Tucidide, asserisce che in Sicilia giunsero tre popoli, i Sicani, i Siculi e i Frigi. I primi due giunsero dall'Italia, mentre il terzo giunse dalla Troade, l'odierna Turchia. L'archeologia sembrerebbe confermare quanto tramandato dalla tradizione letteraria sull'anteriorità dei Sicani, giunti dalla penisola sul finire del secondo millennio a.C., rispetto ai Siculi, nonché sui contrasti e le lotte tra le loro due etnie, quest'ultimo aspetto verosimilmente confermato dalla violenta distruzione dei villaggi di Mocarta e Savucina. Esistono anche numerosi elementi linguistici a sostegno di tale teoria ed è possibile trovare anche un fiume sicano in Spagna, ma le prove non sono ancora oggi definitive. Il nome deriverebbe dal termine sica, che indicava il Calcedonio, del quale erano ricchi i luoghi da loro abitati e che era usato per costruire gli attrezzi neolitici. Si sa che vivevano in confederazioni autonome che mantenevano scambi piuttosto stretti con la cultura minoica e con i micenei. La cultura minoica fioriva verso il 2000 a.C. come la principale cultura del Mediterraneo ed esiste una teoria che sostiene si trattasse di egiziani sfuggiti ai disordini presenti all'epoca nella loro terra e che avrebbero portato le proprie tecniche nella nuova terra mantenendo anche scambi commerciali con la Mesopotamia, una teoria ovviamente tutta da confermare.
I Minoici inventarono una propria forma di scrittura. Secondo Tucidide, i Sicani sconfissero i giganti ciclopi e occuparono tutta l'isola prima dell'arrivo dei Siculi. Verso il 1400 a.C., dalle coste calabresi giunsero i Sicheloi, identificati appunto con i Siculi, che si installarono nella Sicilia orientale e respinsero i Sicani verso la parte ovest dell'isola. Lo storico greco Filisto di Siracusa, autore di una storia della Sicilia, Sichelica, racconta che l'invasione giungeva in origine dalla Liguria, guidata da un certo Siculo, figlio del re Italo, il cui popolo era stato respinto dai Sabini e dagli Umbri. Come vedete, diverse tradizioni che non collimano tutte tra di loro. Alcuni ricercatori moderni pensano che Siculo e il suo popolo provenissero da molto più lontano, dall'Oriente. In Sicilia il professor Enrico Caltagirone, insieme ad Alfredo Rizza, hanno ipotizzato, inoltre, che l'attuale lingua siciliana contenga almeno 200 parole che derivano direttamente dal sanscrito. Un'ipotesi di una parentela linguistica e quindi anche umana, indubbiamente affascinante, ma altrettanto plausibile e ancora tutta da approfondire. Nell'età del bronzo altri popoli giunsero in Sicilia, gli Elimi, Elimoi o Elimi, provenienti dall'Anatolia e derivati dai famosi popoli del mare. Tucidide dice che venivano da un gruppo di troiani sfuggiti dall'eccidio della loro città e che si sarebbero mescolati con i Sicani. Virgilio scrive che erano condotti dall'eroe Aceste, re di Segesta, che aveva dato aiuto a Priamo e ad Enea e aveva sepolto Anchise ad Erice. Lo studio della loro lingua pone ancora numerosi problemi agli studiosi e non vedo perché un'origine troiana dovrebbe essere considerata così improbabile come qualcuno pensa. Occorrerebbe poi procedere con l'analisi del DNA delle ossa ritrovate. In ogni caso, questo popolo era abbastanza forte da resistere all'espansionismo dei Greci di Selinunte e che riuscirono a contenere grazie all'alleanza con i Cartaginesi. Nell'VIII secolo a.C. iniziò la colonizzazione della Sicilia da parte dei Fenici, ovvero i Cartaginesi, alleati ai Cretesi e ai Greci, Corinti, Ioni e Megaresi. Possiamo comprendere quindi come non sia per niente facile distinguere fra i popoli antichi della Sicilia per stabilire chi di loro fossero i costruttori delle piramidi. Ovviamente abbiamo dato per scontato che le piramidi siciliane non siano il frutto di una disposizione casuale di rocce tolte ai terreni, come a più riprese si è sostenuto nel corso degli anni. Lo stesso era stato detto per le piramidi di Guimar a Tenerife, alle Canarie, ma solo il buonsenso, oltre che la ricerca archeologica, può portarci a capire che questi tumuli o piramidi in pietra erano stati costruiti secondo degli scopi ben precisi. La prima cosa da considerare nello studio delle piramidi siciliane è che si trovano per la maggior parte raggruppate ad arco attorno al vulcano Etna. L'Etna, Aitne in greco, Etna in latino, Jebel Utalamat in arabo, la montagna di fuoco, e di conseguenza Monghibeddu, Mongibellu, Monte Gebelle in siciliano, è uno dei più antichi vulcani attivi al mondo. Occupa un'area di 1190 km² e ha una circonferenza di circa 165 km. La sua altitudine varia tra i 3.326 ai 3.350 metri, secondo le eruzioni. Il suo cratere centrale ha una larghezza di mezzo chilometro. Si tratta di un vulcano stratovulcanico ai piedi del quale sorge la città di Catania. La piana attuale della città era 700.000 anni fa, quando nacque l'Etna, un golfo su cui crebbe da una serie di eruzioni sottomarini l'attuale vulcano. Non si dimentichi che la Sicilia subisce gli effetti di spostamento di 3 placche tettoniche, quella eurasiatica, quella araba e quella africana.
Nel 6000 a.C. uno tsunami causato da una eruzione dell'Etna lasciò i segni nell'est del Mediterraneo e nel 396 a.C. una sua eruzione arrestò i cartaginesi che avanzavano per attaccare Siracusa. Le sue ceneri ancora oggi raggiungono Roma a 800 km di distanza. Ma qual è il ruolo di queste piramidi alle sue pendici? Innanzitutto sapevo che una decina di piramidi erano già state identificate e documentate da fotografi e studiosi italiani. Ho tentato di identificare da fotosatellitari vari siti, ma senza successo, dato il terreno lavico, talvolta coperto da frutteti e vigni, che impedisce di identificare distintamente dal terreno circostante queste strutture. Ad oggi sono state identificate una trentina, forse 40 di piramidi, ma non è facile studiarle perché molte di queste si trovano in proprietà private di difficile accesso, altre sono nascoste dalla vegetazione ed altre ancora sono state quasi interamente distrutte o sono servite come materiale per la costruzione di case. Chiunque si avventuri alla loro scoperta si renderà conto che sono state costruite con la medesima geometria, la stessa disposizione e soprattutto la medesima tecnica costruttiva. Logicamente possiamo desumere che fossero appartenute ad una stessa mano e quindi civiltà. Oggigiorno è possibile trovare queste strutture da Piedimonte Etneo a Lingua Glossa, Passo Picciaro, Randazzo, Bronte, sino ad Adrano. Si tratta di piramidi rettangolari a gradoni, piramidi quadrate a gradoni, piramidi a base rettangolare con spigoli arrotondati, con gradoni arrotondati, talvolta con altari sommitali e in qualche caso anche piramidi coniche su base rotonda a gradoni. Nelle vicinanze di queste strutture sono ancora oggi visibili dei percorsi pavimentati fatti da pietre laviche, non utilizzati più da molto tempo e spesso inseriti tra muretti di pietra a secco ricoperti da fichi d'India e da cespugli spinosi, come una rete di sentieri sinuosi che disegnano miriadi di piccoli campi racchiusi da muri alti 4 metri e talvolta provvisti di quelle che sembrano a prima vista delle porte e delle piccole finestre. Nel caso della piccola piramide di Catena, che qualcuno ha tentato inutilmente di distruggere, si vede ancora quella che sembra ad ovest una rampa di accesso. Il tutto è circondato da brandelli di muri in rovina, parti di un complesso che si perdono in mezzo alla vegetazione incolta. Se si prosegue per lo stesso cammino, ma andando dritti verso le colline, si trovano spesso muretti di fattura particolare, spessi e larghi, che si trovano solo in vicinanza delle piccole piramidi. Difficile pensare che queste strutture fossero i depositi di pietra lavica accatastati dai contadini per svariati usi. Quello che si presenta agli occhi di qualsiasi visitatore sono delle strutture che hanno richiesto una certa perizia costruttiva e ingegneristica e che non sono assolutamente il frutto di un lavoro veloce e casuale. Non si dimentichi che la parola Etna è il nome di una ninfa siciliana trasformata in una dea, Etna Aitne o Aitna, che deriva dal greco Aitne, io brucio. Si chiamava anche Talia. Etna era figlia di Gaia, la terra, e di Urano, il cielo, che erano i genitori dei giganti, dei titani, dei ciclopi, uno dei quali si chiamava Bronte, come una città ad est dell'Etna. Ma anche erano i genitori delle Furie, una delle quali, Megera, ha dato il nome ad una città siciliana. Etna ebbe 2 gemelli, da Adrano, un dio molto simile a Efesto, che viveva sotto il vulcano e che taluni ricercatori paragonano al fenicio Adar, come anche al persiano Adramelech, tutte personificazioni del sole e del fuoco. Adrano, dio dei siculi, che abitavano intorno al vulcano, era adorato in tutta la Sicilia e in modo particolare nella omonima città di Adrano, sulle pendici dell'Etna, dove terminano le piramidi.
Per gelosia, Era fece in modo che i gemelli di Etna fossero inghiottiti dalla terra, ma questa li restituì, ed è per questo motivo che i suoi figli Ctoni sono detti Palici, dal greco palin, ancora, e Ikein, venire, cioè i nati due volte, come ci ricordano anche Ovidio e Virgilio, e che divennero i santi patroni siciliani dell'agricoltura e della navigazione, ma localmente erano considerati anche le divinità tutelari del mondo sotterraneo e del vulcano. È interessante notare che il mito dei due volte nati esiste anche nel vicino Oriente e nel sanscrito, dove si dice Dvija. Si sa in ogni caso che in un tempio dedicato ad Adrano i siculi mantenevano un fuoco eterno e, secondo l'autore romano Eliano, nel passato un centinaio di cani sacri era custodito in questo tempio a protezione del fuoco. Culti che ovviamente si svolgevano intorno al vulcano, ancor prima dell'arrivo dei Greci e dei Romani. Dall'altro lato di Lingua Rossa, sul versante nord-est dell'Etna, si estende su diversi chilometri quadrati con una miriade di sentieri sinuosi, fiancheggiati da muri che chiudono piccoli giardini, alti anche qui talvolta sino a 4 metri e larghi anche 80 centimetri, e che non sembrano trovarsi in nessun altro luogo della Sicilia. Percorrendo queste antichissime strade troviamo campi racchiusi da muri che contengono talvolta costruzioni in cui strutture piramidali sembrano essere state usate come basamento per piccole case o ripari. Facendo attenzione alla loro struttura si può constatare come le piramidi, nonostante possiedano forme diverse, avessero tutte rampe o scale di accesso alla loro cima, con una vista privilegiata verso la sommità dell'Etna e che si estendevano oggi come un tempo intorno al vulcano. Un'altra piramide di grande bellezza è quella che si trova a Pietraperzia, difficile da raggiungere ma dal grande fascino. Sulla sua cima si trovano ancora oggi 2 pietre in 2 piccoli vani privi di tetto e un percorso a chiocciola che conduce alla cima. Altre strutture nella zona giacciono ancora sotto l'erba, compresa quella che sembra essere una piramide triangolare. Va riferito inoltre che in una zona della piramide è presente muratura megalitica e che alla base dell'Acrocoro è disseminata una notevole quantità di selce come scarto di industria litica, facendo quindi presupporre che forse l'intero complesso sia molto più antico di quanto oggi immaginabile. I Sicani e i loro predecessori preistorici hanno certamente occupato tutta la Sicilia prima dell'arrivo dei Siculi, perché le loro tracce si trovano ovunque, così come sul Monte Cronio presso Sciacca. Che siano loro i costruttori di queste piccole piramidi? Forse, ma i dati sono ancora sommari ed è impossibile stabilirlo con certezza. Sicuramente le piramidi nel cuore della Sicilia, zona specifica di occupazione dei Sicani, sembrerebbero essere poco più antiche a quelle che circondano l'Etna. Non dimentichiamo che una cultura sicana si può identificare propriamente a partire dal 1600 a.C., ma che esistevano già prima. Molto si deve ancora scoprire su di loro e la loro storia non è priva di personaggi favolosi, come il re sicano Cocalos che offrì rifugio contro il re di Creta al famoso architetto inventore Dedalo a Inicus presso il fiume Belice. Dedalo costruì in Sicilia fortificazioni, terme, acquedotti, templi e serbatoi un po' ovunque. Un'altra ipotesi plausibile è quella di poter far risalire le costruzioni ai famosi popoli del mare, composti da una dozzina di tribù circa, tra le quali un gruppo misterioso e poco conosciuto, gli Shekelesh, forse originari del sud-est della Sicilia, potrebbe nascondere i mitici costruttori di queste piramidi. Shekelesh, Sicala, Sichil, Siculi sono un popolo che si ritrova tra il 1220 a.C. e il 1186 a.C. negli scontri contro gli egiziani, sotto i regni dei faraoni Mereptah e Ramsete III. Li ritroviamo citati negli archivi di Meremptah, che catturò 222 Shekelesh,
e in un'iscrizione della tomba di Ramsete III nel papiro Harris, che fornisce l'elenco dei gruppi che componevano i popoli del mare, tra cui appunto gli Shekelesh, e nelle famose iscrizioni del tempio funerario di Medinet Tabu ai piedi della Valle dei Re a Luxor, dove gli Shekelesh sono descritti come grandi, con un'acconciatura in testa e un medaglione al petto, 2 lance e uno scudo rotondo. Cosa interessante, perché gli archeologi hanno ritrovato villaggi Shekelesh tra l'altro anche nel corridoio siro-palestinese a Tel Zeror, e la loro identificazione come siculi di Sicilia sarebbe provata dalla scoperta di anfore sul monte Dessueri in Sicilia, identiche a quelle trovate presso Giaffa ad Azor. Questo popolo siciliano, che avrebbe navigato un po' dappertutto sui mari, forgiava tripudi e calderoni di bronzo e conosceva la ruota. Alcuni frammenti sono stati scoperti a Piediluco, e fabbricava anche ceramiche come quelli identificati a Termitito nel XIII secolo a.C. Il re ittita Suppiluliuma II avvertì il re di Ugarit, Hammurabi, dell'arrivo imminente del popolo degli Shikalayu, che viveva su navi, e gli storici pensano si trattasse proprio degli stessi Shekelesh Sikel citati da Meremptah. Al centro di miti, leggende e curiosità, le piramidi dell'Etna rappresentano indubbiamente un enorme patrimonio culturale ancora tutto da scoprire e che rischia spaventosamente di scomparire a causa di un'edilizia molesta e talvolta spregiudicata. Le piramidi dell'Etna assomigliano poi in modo impressionante a quelle che possiamo trovare a Guimar, nell'isola di Tenerife, nelle Azzorre come alle Mauritius, per non citare molti altri luoghi del pianeta, tanto da far pensare ad una possibile mano comune, e accreditando l'ipotesi legata a una civiltà marittima, come la chiamò l'esploratore Thor Heyerdahl, che in tempi antichissimi avrebbe circumnavigato il globo portando le proprie conoscenze. Le piramidi siciliane costituiscono ancora oggi un rompicapo archeologico senza risposta, e rigettando totalmente l'ipotesi che possano essere state semplicemente dei depositi per liberare i campi dalle pietre laviche, così come era stato anche inizialmente proposto per Guimar, ci facciamo per primi promotori e fautori di una ricerca più ampia e dettagliata, non solo per capirne le origini e i significati, ma anche per una loro tutela e preservazione per i posteri.